Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi come si fa questo punto bellissimo che ho trovato gironzolando nel web e l'ho visto e ho detto wow, questo punto lo devo troppo fare perché mi piace un sacco, così come mi piacciono tutti i punti geometrici. Credo che l'abbiate capito. E niente, questo mi piace proprio in maniera particolare, questo ragnetto in mezzo, questa serpentina a forma di S. Appena l'ho visto mi ha colpito. È un punto che secondo me ha un effetto pazzesco, si può usare per un sacco di cose, sia per l'abbigliamento che per accessori per la casa. E tra l'altro è semplicissimo da fare. Bene, ora possiamo pure iniziare a lavorare. Questo è un punto che si sviluppa su un multiplo di 15 più 13. Io ho già montato 30 catenelle che è un multiplo di 15 più 13. Aggiungo 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, filo sull'uncinetto e vado a fare altri 12 punti alti nelle catenelle successive, cioè punto su punto, un punto alto per ogni catenella. In tutto dovranno essere 13, cioè le 3 catenelle come valgono da punto alto iniziale più 12, in tutto saranno 13 catenelle. Finito i 13 punti alti, faccio 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nella terza catenella che ho a disposizione e vado a fare un altro gruppo di 13 punti alti, sempre un punto alto su ogni catenella che ho a disposizione. Ho finito il mio secondo gruppo di 13 punti alti, eseguo 2 catenelle di separazione, conto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare i miei 13 punti alti per la terza volta. E sono arrivata all'ultimo punto, 13° e ultimo punto del campione che sto facendo. Finisco la riga con un altro punto alto e abbiamo fatto la riga numero 1. Ora saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, aggiungiamo altre 3 catenelle che saranno le catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e andremo a fare un punto altissimo o un doppio punto alto nel terzo punto che ho a disposizione, cioè le 3 catenelle vanno a sostituire il primo punto che è questo. Noi andremo a contare 1, 2, 3 e entreremo qui con un punto altissimo. 2 volte filo sull'uncinetto, contro 2 punti di base, 1, 2, entro nel terzo che ho a disposizione e faccio un altro punto altissimo. Faccio di nuovo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e conto ancora 1, 2, 3, entro nel terzo punto che ho a disposizione della riga precedente, lavoro un punto alto, entro nel punto successivo, lavoro un altro punto alto, entro in quello dopo, faccio un altro punto alto e in quello dopo ancora un altro punto alto per un totale di 4 punti alti su 4 punti alti della riga sottostante e vado a fare di nuovo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto che ho a disposizione del giro sottostante, faccio un punto alto. Qui è la volta di 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto che ho a disposizione e faccio il mio doppio punto alto. 2 volte filo sull'uncinetto, entro, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto che ho a disposizione della riga precedente con un altro punto altissimo e faccio ancora 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto che ho a disposizione nel giro sottostante e faccio
4 punti alti su 4 punti alti che ho già fatto nella riga precedente, quindi punto su punto vado a fare i miei 4 punti alti. Eseguito il mio quarto punto alto, eseguo 2 catenelle di separazione. Queste 2 catenelle di separazione saranno una costante per tutta la lavorazione. Filo sull'uncinetto, entro nel primo punto che ho a disposizione e faccio un punto alto. Aggiungo 3 catenelle che saranno quelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, conto il terzo punto di base, entro e faccio un punto altissimo. 2 volte filo sull'uncinetto, conto un'altra volta il terzo punto di 3 punti di base, entro nel terzo e faccio un altro punto altissimo. Faccio di nuovo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto le 3 punti, entro nel terzo e faccio ancora 4 punti alti che saranno comunque una costante che si ripeteranno tutte le righe. Finita la mia seconda riga, non mi resta altro da fare che salire con 3 catenelle, girare il lavoro e fare i 4 punti alti. Uno l'abbiamo già fatto perché viene sostituito dalle 3 catenelle, entro nel punto successivo con un punto alto, entro in quello dopo con un altro punto alto e nell'ultimo con un altro punto alto ancora, e faccio ancora 3 catenelle di separazione, entro qui nel punto altissimo che ho subito a disposizione con un punto basso, entro in quello successivo con un altro punto basso, faccio ancora 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto ed entro nel punto alto che ho subito dopo a disposizione con un altro punto alto. Faccio ancora le 2 catenelle di separazione e replico il modulo. Filo sull'uncinetto, vado a fare un punto alto per ogni punto alto che ho a disposizione del giro sottostante per un totale di 4. Una volta eseguito il quarto punto alto, faccio 3 catenelle di separazione, entro nel punto altissimo con un punto alto, entro in quello con un punto basso, pardon, entro in quello successivo con un altro punto basso, vado avanti con 3 catenelle, filo sull'uncinetto ed entro nel punto alto che ho subito dopo con un altro punto alto. Eseguo le 2 catenelle di separazione e mi ripeto qui 4 punti alti, punto su punto, e faccio ancora 3 catenelle di separazione, entro nel punto altissimo, faccio un punto basso, entro in quello successivo con un altro punto basso, vado avanti con 3 catenelle, filo sull'uncinetto ed entro nella terza catenella partendo dal basso con un punto alto e chiudo la mia riga, e così abbiamo concluso la riga numero 3. Ora riprendiamo il lavoro partendo con 3 catenelle, aggiungo 2 catenelle di separazione, giro il lavoro, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso che ho subito a disposizione con un punto altissimo, faccio 2 catenelle di separazione di nuovo, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso successivo con un altro punto altissimo, vado avanti con 2 catenelle di separazione e andrò a fare 4 punti alti nei 4 punti alti che trovo subito dopo, un punto per ciascun punto, e di nuovo vado avanti con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto e faccio un punto alto, vado avanti con 2 catenelle ancora, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso con un doppio punto alto o un punto altissimo, vado avanti con 2 catenelle di nuovo, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a fare un altro punto altissimo nel punto basso successivo, faccio ancora 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare i 4 punti alti con altri 4 punti alti.
eseguo 2 catenelle di separazione e vado a lavorare un punto alto nel punto alto che trovo subito dopo. Vado avanti con 2 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso con un doppio punto alto, 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso e faccio il punto altissimo, faccio altre 2 catenelle di separazione e vado a lavorare i 4 punti alti che mi troverò subito dopo con altrettanti 4 punti alti. E questo è quello che ci ritroviamo alla fine della nostra quarta riga. Ora saliamo con 3 catenelle e andremo a fare 13 punti alti in questo modo. Uno l'abbiamo già fatto, quindi saltiamo questo perché sono già le 3 catenelle. Andiamo a lavorare altri 3 punti alti sui punti alti sottostanti. Qui dove ho le 2 catenelle vado a lavorare 2 punti alti. Qui ho il punto altissimo e farò un punto alto. Qui trovo ancora le 2 catenelle, entro nell'archetto e lavoro 2 punti alti. Qui ho il punto altissimo, entro e faccio un punto alto. Qui ho ancora 2 catenelle e faccio 2 punti alti. E qui ho l'ultimo punto alto e faccio il punto alto ed ecco che ho creato il mio primo modulo. Ora aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel punto alto che ho subito a disposizione e vado avanti a lavorare per tutta la riga in questo modo. Dove avrò i punti farò un punto su punto, dove avrò gli archetti di 2 catenelle farò 2 punti alti. E sono arrivata all'ultimo punto, vado a chiudere la riga sulla terza catenella partendo dal basso con un punto alto e così ho concluso il mio primo modulo. Ora dovremmo invertire la S. Per invertire la S non dobbiamo fare altro che ripartire dalla riga numero 2, cioè saliamo con 3 catenelle, giro il lavoro e inizio con i 4 punti alti. Quindi le 3 catenelle iniziali più 3 punti alti. Faccio 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nel terzo punto di base con un punto altissimo. 2 volte filo sull'uncinetto, conto 3 punti di base, entro nel terzo con un altro punto altissimo. Faccio 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a chiudere il gruppo con un punto alto. E vado avanti con 2 catenelle di separazione e vado a fare un punto alto più altri 3 punti alti per un totale di 4 sui 4 punti alti della riga sottostante. Finiti i 4 punti alti faccio 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nel terzo punto di base con un punto altissimo, 2 volte filo sull'uncinetto e conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto di base con un altro punto altissimo. Faccio 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a chiudere il modulo con un punto alto, 2 catenelle di separazione e mi ripeto 4 punti alti, 3 catenelle. Finita anche questa riga, salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, faccio altre 3 catenelle di separazione, giro il lavoro, entro nel punto altissimo con un punto basso, entro in quello successivo con un altro punto basso, faccio ancora 3 catenelle, qui trovo i punti alti
e vado a lavorare i 4 punti alti e di nuovo 2 catenelle di separazione e ripeto questo gruppo di punti per tutta la riga. Finita anche questa riga, salgo con 3 catenelle, vado a completare il mio gruppo di punti alti una volta che ho girato il lavoro, cioè ne farò altri 3. Qui aggiungo le 2 catenelle di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, vado a fare un punto altissimo, eseguo 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso successivo della riga sottostante con un altro punto altissimo. Faccio ancora 2 catenelle di separazione, poi vado a chiudere con un punto alto su il punto alto della riga sottostante. Vado avanti con 2 catenelle e mi ripeto in questa maniera. Inizio con 4 punti alti, 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso con il punto altissimo, 2 catenelle di separazione di nuovo, entro nel punto basso successivo del giro sottostante con un altro punto altissimo, altre 2 catenelle di separazione e vado a fare un punto alto sull'ultimo punto alto del modulo. Faccio di nuovo 2 catenelle di separazione e mi ripeto fino alla fine della riga. Ed ecco che il nostro disegno prende sempre più corpo. Ora andrò a chiudere anche il secondo modulo con i gruppi di 13 punti alti, 2 catenelle, eccetera. Quindi saliamo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, giro il lavoro, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che subito dopo con 2 punti alti, entro nel punto altissimo con un altro punto alto, entro nell'archetto successivo con 2 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel punto altissimo con un punto alto, troverò ancora l'archetto formato da 2 catenelle dove farò 2 punti alti e qui mi ritrovo il gruppo di 4 punti alti e farò i miei 4 punti alti. 2 catenelle di separazione e ripeto ancora la sequenza di punti. Ed ecco che ho concluso anche il secondo modulo. Ora per andare avanti non resta altro da fare che ripartire dalla riga numero 2 e andare avanti finché non si raggiunge la lunghezza desiderata. Devo fare una rettifica sul numero dei multipli perché mi sono sbagliata, sono multipli di 15 più 12. Io all'inizio ho detto multiplo di 15 più 13, mi sono sbagliata, mi sono confusa con qualcos'altro, chissà che cosa, boh. Vabbè, e con questo ho finito. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato un'idea in più e come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Vi ricordo inoltre che sono anche su Facebook e su Telegram, i link ve li lascio nel box informazioni. Vi aspetto anche lì. Ciao a tutti!